Salve a tutti. Questa, anche se non si direbbe, è una Olivetti M40 del 1935. Ha la carrozzeria dipinta di giallo. Ovviamente non dovrebbe essere gialla, bensì nera. In realtà è in buono stato e funzionante. È un colore piuttosto pappagalesco per una onorata macchina da scrivere del 1935. In questo video voglio togliere la vernice gialla da questa macchina e ridargli la dignità che merita. Non so perché sia stata dipinta di giallo. Probabilmente era per renderla gradevole a un bambino o una bambina. Sotto la vernice gialla si intravede ancora la scritta Olivetti. Vorrei riportarla alla luce. Lo sverniciatore va dato all'aperto. Per fortuna c'è il sole. Come prima cosa smonto la carrozzeria. Per fortuna le viti non sono inchiodate. Il nastro è esaurito. È stata dipinta in modo abbastanza approssimativo, infatti dietro è rimasta nera. Cominciamo a dare lo sverniciatore. Mi aiuta Milena, ha esperienza come pittrice, quindi è l'ideale per usare il pennello. È importante iniziare da un pezzo perché lo sverniciatore ha effetti diversi a seconda del tipo di vernice. Io vorrei preservare la vernice nera originale sotto e magari alcune delle scritte se ancora presenti. Come primo tentativo è evidente che abbiamo lasciato lo sverniciatore poco tempo. Se si lascia che lo sverniciatore agisca per troppo tempo toglierà anche la vernice originale, ma in questo caso bisogna ridarlo. In pratica bisogna dare un po' di sverniciatore e vedere che effetto fa. Ora è molto meglio, il nero non è stato intaccato ma la scritta non si è salvata. Eccolo qua, nero e lucido. Proviamo con un altro pezzo. La vernice viene via bene. Al tempo il colore standard delle macchine a scrivere è il nero, con poche eccezioni. La Oliver per esempio. In effetti non sembra una vernice molto aggressiva. Ed eccolo qui finito. Anche questo è venuto bene. Qui non c'erano scritte. Si continua anche con altri pezzi, la vernice viene via bene, non è sempre così. A volte la vernice originale è molto sottile e viene via anch'essa lasciando il metallo nudo. Questo pezzo posteriore è interessante, non è tanto verniciato di giallo, quindi non ci saranno problemi a mantenere la vernice e a salvare i marchi. Questo era, per così dire, il logo che il governo fascista lasciava porre ai produttori che garantivano che il prodotto fosse italiano. Qui si può vedere una cosa interessante. Originariamente il marchio era così, coi fasci littori, simbolo del fascismo ai lati. Si vede anche una versione estesa dell'Italia con l'Istria della Dalmazia a destra, ora parte di Croazia e Slovenia. Qui sono stati rimossi, quindi si può dire che questa macchina probabilmente è stata in uso dopo la caduta del fascismo nel 1945. Ora il pezzo più interessante, quello con la scritta Olivetti. Vorrei provare a salvare la scritta. Ci vuole una mano delicata. Il nero si è conservato bene. La scritta piano piano appare. È rimasta intatta. Ed eccola qui infine nel suo originale splendore. Ora che la vernice gialla è venuta via, si vedono alcune parti dove la vernice nera è usurata. Un'altra indicazione sulla storia della macchina, prima di essere dipinta di giallo, era stata usata molto. Le parti della carrozzeria sono state sverniciate e posso procedere a montarle di nuovo. Ed eccola infine qui, ritornata al suo colore originario, lucido e splendente. Come si può vedere il cambiamento è stato piuttosto notevole. Un lavoro piuttosto lungo, ma ne è valsa la pena. Non sembra neanche la stessa macchina. Ed eccola qui pronta per l'uso e per una nuova vita.